Ciao ragazzi, bentornati al mio nuovo video. Oggi vi faccio vedere questo qui che è un mio vecchio telefono, è un Sony Ericsson Z3 Compact e da un giorno all'altro in pratica non si è spento e non riuscivo più a riaccenderlo, o meglio, si accendeva, faceva il logo Sony e poi si spegneva e avanti così. Con il caricabatterie collegato, stessa identica cosa, il problema non si risolveva. E così ho provato sia con Flash Tool, un programma che in pratica lo resetta, rimette il firmware completamente, se non ricordo male, perché sono passati un po' di anni, sia con un programma appunto della Sony per ripristinarlo e per in pratica farlo tornare all'impostazione di fabbrica, resettandolo completamente. Ma nonostante quello che ho fatto, il risultato non è cambiato. Dopo 2 anni, 3 che è fermo nel cassetto, mi serviva un telefono Android, perché adesso uso iPhone, per un programma che avevo acquistato che si chiama Bimmer Code, che serve per codificare in pratica le auto BMW, e avevo acquistato appunto la versione di Android e quindi senza riacquistare quella di iPhone, di iOS, ho deciso di rimetterci le mani. Ho capito finalmente qual era il problema. Il problema era la batteria. Guardate cosa ho fatto. Vedete? Funziona. Adesso non ho quasi niente installato, ma vabbè. Guardate. Ho fatto un telefono con la batteria sostituibile. Beh, mancavano, sono un po' di anni che non li fanno così. Ebbene, ho mantenuto la schedina che controlla la batteria e gli ioni di litio. Questa era proprio collegata sulla base, sulla parte più in basso della batteria, con i 2 cavi di alimentazione. Io ho saldato i 2 cavi sul portabatterie che avevo acquistato tempo fa, ne ho acquistati un paio, e ci ho messo una 18650 che è sempre una litio con una capacità maggiore, ma in realtà questa qui però è un po' usata, è vecchia, quindi non mi aspetto grandi prestazioni, ecco. E l'ho ricollegata nella sua sede, che in pratica questo è un connettore sotto questa plastica, e facendo così lui è ripartito, anche se non è esente da problemi, devo dire la verità, perché quando scende sotto una certa percentuale, dall'85% circa, adesso lo proverò meglio, oppure quando gli si fanno fare operazioni pesanti si spegne, si riavvia e non riesce ad riavviarsi del tutto, che si torna a spegnere. Però basta ricollegargli il cavo USB per la ricarica e allora lui riparte tranquillamente e funziona. Dopo parecchie volte che leggevo come riuscire a risolvere questo problema appunto del boot loop di Sony Ericsson, una volta erano Sony Ericsson, dei Sony, e dopo aver letto veramente tante cose, alla fine sono riuscito a capire da solo, per fortuna, quale fosse il mio problema, perché veramente ne avevo provati tutti i colori leggendo i vari forum, e alla fine era la batteria. Adesso con questa batteria comunque ho ancora quel problema, però lo posso usare. Prima non riuscivo proprio neanche ad accenderlo, veniva fuori la scritta Sony qui e poi si spegneva, e se collegavo il cavo qui in pratica si accendeva il pallino rosso della ricarica, scritta Sony, e si spegneva anche il pallino, poi si riaccendeva e avanti all'infinito. E l'ho riflashato un bel po' di volte, perché questo comunque l'avevo anche modificato ai tempi, però il problema persisteva. Alla fine era la batteria.